Quando mi avanzano gli albumi, di certo non li butto. Vado a fare i ricciarelli, che sono dei biscottini alle mandorle molto buoni, o, come oggi, vado a fare le meringhe. Fare le meringhe richiede veramente pochissimo tempo. Abbiamo bisogno degli albumi, un poco di zucchero e poi, se vogliamo essere proprio perfetti, andiamo a procurarci una bella scatola di latta per andarcela a mettere dentro, così rimangono belle croccanti, e possiamo utilizzare una sacca a poche per farle venire tutte esattamente uguali. Per renderle ancora più irresistibili andrò a mettere del cioccolato fondente sopra. Questa è una cosa che mi piace tantissimo, però volendo si possono anche fare le meringhe bianche senza cioccolato. Il tempo di cottura è un tempo veramente molto lungo, ci vogliono 2 ore per farle asciugare bene, però la temperatura è molto bassa, quindi non vi preoccupate che magari tenete il forno acceso per ben 2 ore. Ho detto tutto, però ancora una cosa la voglio puntualizzare. È vero che le meringhe le andiamo a fare con tanto zucchero e con l'albume dell'uovo. Se le facciamo piccoline, possiamo toglierci questa voglia di dolce senza però avere sensi di colpa. Facciamole veramente piccoline. Andiamo. Per ottenere la meringa io mi aiuto con la planetaria, con le fruste montate. Naturalmente, se non avete una planetaria va bene anche una frusta a mano, o meglio ancora una frusta elettrica. Andiamo a mettere nel cestello lo zucchero. Andiamo ad aggiungere i bianchi d'uovo, qualche goccia di limone, un mezzo cucchiaio può andare bene, e un pizzico di sale. E dopo 10 minuti la meringa è perfettamente montata. E andiamo a riempire la sacca a poche. E andiamo adesso a dare forma alle meringhe. Sulla teglia ho messo un foglio di carta da forno per non fare attaccare. E ora queste le andiamo a mettere nel forno. Io utilizzo un forno ventilato a 80 gradi. Non devono essere cotte a temperature superiori, perché altrimenti diventano brune in superficie e quindi perdono il loro colore bello bianco, e soprattutto diventano gommose. Ci vogliono 2 ore, le facciamo asciugare piano piano. Noi ci vediamo dopo. E dopo 2 ore le meringhe sono pronte. Le possiamo già mangiare così, sono buonissime, oppure come faccio io con il cioccolato. Andiamo a rompere il cioccolato in pezzetti più piccoli. I pezzetti di cioccolato vanno sciolti a bagnomaria. In questa pentolina ho messo 2 dita di acqua, l'ho messa a bollire, ci metto sopra un colino e poi su questo colino vado a mettere la scodella con il cioccolato. Ora che il cioccolato è fuso, prendiamo le meringhe delicatamente e le andiamo a intingere nel cioccolato. E queste poi le andiamo a mettere un'altra volta sulla carta da forno. Le meringhe adesso sono pronte, le dobbiamo lasciare circa 2 ore ad asciugare fino a quando il cioccolato non si è perfettamente solidificato. E poi le meringhe le possiamo conservare in una scatola di latta. Il coperchio va chiuso molto bene in maniera tale che non passa l'aria, e questo poi possiamo metterlo nel frigo. Tenere la meringa in frigo ci permette di avere una meringa ancora più asciutta, più friabile, veramente buonissima.
E per tutti coloro che pensano che la meringa sia eccessivamente dolce, tenete presente che ogni meringa di questa grandezza contiene appena 4 grammi di zucchero. E 4 grammi di zucchero è esattamente un cucchiaino che noi normalmente mettiamo senza pensarci nel caffè.